Non so voi, ma a me mancano i bei mondi da esplorare con dentro belle storie. Che siano power fantasy, cyberpunk, grim dark, chi più ne ha più ne metta, non è questo l'importante. Dunque dobbiamo davvero parlare di Crimson Desert. C'è troppo hype per questo grande open world d'azione? O sarà il capolavoro di cui tutti parlano? Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e vi do il benvenuto in un nuovo episodio della mia rubrica Parliamo di. Oggi trattiamo il grande capolavoro, lo sarà davvero? Crimson Desert, in arrivo il 19 marzo di quest'anno. C'è veramente troppo in questo gioco, non sto scherzando, e quindi parlarne è anche abbastanza difficile, a maggior ragione per qualcuno che non ha accesso, in quanto creator, all'anteprima di 2 settimane per poter approfondire completamente questo grande mondo di Pywell e potervi preparare dei contenuti per l'embargo che sarà il giorno prima del lancio. Dunque, le mie personali posizioni in questo video sono basate su riflessioni successive alla presa visione di contenuti di altri che fossero appunto creators o giornalisti che hanno avuto modo di giocare dal vivo a Crimson Desert. Tra parentesi, in una versione pre-alpha, quindi nemmeno finale. È molto difficile al giorno d'oggi discernere il vero dal falso e la mia intenzione è quella di provare a stimolare il vostro spirito critico. Non pendete dalle labbra di nessun santone. Infatti lo scopo di questo mio video è stimolarvi al riflettere se preordinare o meno Crimson Desert. Quindi, chiarito tutto questo, come al solito andiamo dritto al sodo. Facciamo chiarezza andando con ordine. Che cos'è Crimson Desert? Pearl Abyss, in maniera molto arguta, ha rimosso l'etichetta RPG, gioco di ruolo. E credo che sia stata un'ottima scelta, soprattutto per evitare qualche tipo di paragone scomodo, come quello molto comune con The Witcher 3, perché si tratta di un gioco d'azione in terza persona. Però Crimson Desert va oltre ciò, non vuole evitare solo il paragone con gioconi come The Witcher o Cyberpunk. Vuole anche chiarire subito che non sarà assolutamente paragonabile a Red Dead Redemption 2, né a Zelda Breath of the Wild, né a tanti altri titoli del genere. Semmai si va a collocare in una nicchia che riguarda Dragon's Dogma 2, a mio avviso, facendo però di meglio, soprattutto sul piano del gameplay di combattimento, che sarà il fulcro di contenuti di questo open world d'azione, perché all'inizio, a quanto pare, avremo accesso a poche mosse abbastanza standard, ma andranno ad evolversi, sbloccando una serie di combo più da gioco Street Fighter. Infatti molte armi sembrano direttamente prese da un picchiaduro, altre da Soul Calibur, per dire. Quindi c'è una sorta di punto di non ritorno dal realismo verso l'assurdismo molto orientale, che potrebbe anche allontanare tanta utenza, perché un conto è avere un combattimento realistico basato su mosse di scherma medievali che segue comunque dei pattern, pur rimanendo power fantasy, perché già da quello che possiamo vedere Cliff, il nostro protagonista, sarà imbattibile dalla maggior parte dei nemici che affronterà. Saremo degli eroi e quindi potentissimi, un power scale degno di Warhammer. Eppure inizia a diventare qualcosa di un po' troppo, soprattutto quando si parla di combattimenti molto frenetici e complessi, con una curva di apprendimento sempre più ripida. Questo personalmente non mi spaventa, anche perché mi piacciono molto i mappazzoni e il power fantasy. Arrivare a dei livelli di power creep del nostro personaggio non è qualcosa che genuinamente mi preoccupa, ma potrebbe obiettivamente preoccupare molti di voi. Per non parlare poi della presenza non solo del piano dell'abisso, che è nel cielo un insieme di enigmi e complessità anche mal spiegate, a quanto pare, a quanto c'è stato detto finora, che potrebbe molto far incazzare, perdonatemi il francesismo, tantissimi giocatori che magari non si aspettano una severità
negli enigmi e nelle parti platform, che potrebbe portare anche alla perdita di tantissimo tempo. A detta di alcuni creators, infatti, non avere un checkpoint per ritornare in cima a queste isole e cadere significa dover rifare tutto da capo. Non preoccupatevi, una cosa molto bella è il poter volare in questo gioco con Cliff. Dopo un segmento iniziale potremmo sbloccare i nostri poteri abissali, fra cui anche quello del mantello, che sembra una roba strana, andrà a trasformare il nostro wannabe Jon Snow in un Venom piumato corvino. Per carità, è molto figo, però già qua iniziamo ad andare in una direzione un po' confusa. Credo che ci sia molta confusione nell'art design e nel game design, perché ci sono troppi layer, troppi livelli, e appunto non è che la superficie, non è che la punta dell'iceberg, a detta di chi ha provato per 6-7 ore questo videogioco, rafforzati anche da ciò che gli sviluppatori hanno poi comunicato loro. Sulla carta a me ispira tantissimo l'idea di poter pilotare un mech in mezzo a un contesto fantasy, magari in uno di questi regni che ci sono stati presentati, che è un pochino più steampunk, tanto quanto il poter sorvolare questo enorme mondo di gioco sul dorso di quello che non è un drago. Apriamo una piccola parentesi, questa è una viverna. Il ciccio... George Martin ha fatto un grandissimo danno alla cultura fantasy, spacciando per draghi nelle cronache del ghiaccio e del fuoco, già citate con Jon Snow, perché è inevitabile che Cliff possa essere paragonato a Jon. Dicevo, ha già fatto un danno con le viverne spacciate per draghi, e direi che proprio per verosimiglianza con il materiale più pop culture del fantasy, alla fine per l'Abyss abbia deciso di seguire quel modello. Per me questo non è un drago, però avete capito il punto. Grazie per aver partecipato al mio TED Talk sulla questione. Tornando invece a tema Game of Thrones, ecco, il doppiaggio che abbiamo sentito fino adesso mi sembra di livelli veramente altissimi, anche se da quello che so sarà soltanto in inglese. Noi italiani è già tanto se abbiamo la localizzazione dei testi. Ma voglio evitare il discorso per non infervorarmi troppo. E hanno sicuramente voluto raccogliere il più possibile elementi proprio dal fantasy grimdark, che sia appunto di George Martin o Warhammer o altri autori del genere. E questo funziona molto fin tanto che il tono però mantiene quel tenore. Se diventa un pochino più giocoso alla Monster Hunter o addirittura Mangaku, ma non Berserk, vedete che le cose secondo me diventeranno molto confuse. Io non ho giocato Black Desert, quindi magari qualcuno di voi con un po' di esperienza dell'MMO che ha preceduto nello stesso mondo ma in un altro continente Crimson Desert potrebbe fare luce sulla questione, che per il momento mi sembra veramente tanto chiaroscura, perché qual è l'ombra plausibile? È che ci sia troppa roba, ma roba confusionaria, che va a distruggere l'illusione del mondo di gioco, minando per sempre il nostro escapismo su Crimson Desert. Facciamo una virata indietro, torniamo a parlare di meccaniche dell'etichetta RPG. È così vasto questo oceano da navigare che è abbastanza facile perdersi, ed è la mia più grande paura a riguardo. Questo sarà un open world quanto dispersivo. È solo una mossa di marketing rimuovere RPG ma lasciare avventura a mondo aperto fra le tag di Crimson Desert? Da quello che emerge in realtà ci sono tanti elementi RPG e di personalizzazione, come per esempio l'albero delle abilità e l'inventario con varie armi che certo non seguiranno un aumento di livello. La progressione è sprovvista di punti esperienza e livelli, e dunque anche le armi sono completamente avulse da queste metriche. E cosa definisce un RPG prima di tutto? La capacità di influenzare il mondo che ci circonda con le nostre scelte e con la reattività alle nostre azioni. Crimson Desert invece va su tutt'altro binario, perché non potremo
uccidere chiunque, non potremo fare del male. I nostri protagonisti, Cliff in primis, ma poi anche i suoi compagni, che sbloccheremo più avanti nella partita, sono degli eroi, non sono antieroi, quindi cercano di dare una direzione abbastanza chiara nonostante un sistema di taglie. Quindi in realtà potremo effettivamente compiere delle infrazioni, compiere dei furti, ma sarà tutto legato anche alla parte gestionale della nostra banda mercenaria. Non potremo andare ad influenzare troppo gli eventi fuori dal canovaccio narrativo prestabilito. Anche su questo hanno voluto fare assoluta chiarezza e lo voglio sottolineare per distruggervi magari ogni sogno di grandezza immersiva e ruolistica. La storia principale durerà forse una ventina di ore e non è che marginale rispetto a tutti i contenuti di Crimson Desert. Non avremo chissà quali finali alternativi e per tale ragione non lo possiamo definire un RPG classico, men che meno un'avventura Rockstar, quindi cerchiamo di non paragonarlo a Red Dead Redemption 2, nonostante il motore Black Space riesca a dare una profondità di realismo e un'ottimizzazione completamente fuori scala. Apriamo questa parentesi così ci leviamo subito il dente. A livello tecnico, alcuni grandi siti ed esperti hanno già fatto i benchmark e i risultati sono incredibili. Vi invito a fare anche qui ulteriori ricerche, specie se siete più esperti di me nell'argomento. Nel rispetto della maggior parte di voi non voglio assolutamente sfracassare gli zebedonzi con un insieme di dettagli troppo dettagliosi. Vi basti sapere che i 60 fps in 4K nativi ci sono a grande qualità grafica, quindi come nel mio caso, se avete un ultra wide ma non uno schermo 4K e la scorsa generazione di processore e scheda grafica, si va a cavallo con il computer e al contempo vogliono mantenere la stessa performance ottimizzata su console. Io direi che il footage recuperato dalla stampa e dai grandi creator parla da sé. Questo gioco è veramente bellissimo. No, sul serio, non sembra vero da quanto è bello. E sulla grafica sicuramente Crimson Desert non pecca, anzi strafà, dà una pista a tutte le alternative del momento perlomeno. La mia preoccupazione è più sul gameplay e appunto il come viene etichettato, perché al momento è una bestia strana, una chimera, un balto, sa soltanto ciò che non è. Gli sviluppatori sono coreani e non so quanto abbiate familiarità con Black Desert o altri titoli coreani come Lost Ark per esempio. Tutti i giochi asiatici richiedono un grande grind, ovvero passare veramente tante ore a fare azioni a volte ripetitive per completismo. Quindi anche se non c'è un avanzamento di livello abbiamo veramente tanti collezionabili e l'esplorazione la farà da padrona. Si parla di decine di ore di traversata su una mappa che è più grande di Red Dead Redemption 2 e quindi la fregatura in realtà a rifletterci non sarà tanto l'avventura esplorativa e grafica. Già l'ho detto prima, la mia preoccupazione sta nella capacità della narrativa e del sistema di combattimento di andare a braccetto senza strafare, senza distruggere l'immersione che noi tutti cerchiamo. Non deve essere una storia memorabile, ma deve essere una bella storia in un mondo fantastico. Questo è ciò che mi piacerebbe vedere in Crimson Desert. Giocare significa scappare dalla nostra realtà e trovare conforto in nuovi mondi. E per tanti anni l'industria videoludica ha sempre promesso la luna senza realmente mantenere queste promesse. L'unica garanzia era spillare tempo, aspettative e soprattutto soldi, con qualche doverosa eccezione, per carità. Quindi capite, è abbastanza naturale essere dubbiosi su questo titolo di Pearl Abyss, perché sembra troppo bello per essere vero. E ci sono dei dati critici che vanno assolutamente considerati, come espresso da Wolfart FPS nel suo video anteprima, dove parla appunto della mancanza di reattività del mondo e dell'incapacità di fare davvero quello che vogliamo con i personaggi non giocanti, pur potendo entrare in praticamente tutti gli edifici nel mondo di Pywell. Come dicevo a inizio video, l'importante è che voi qua abbiate acceso la lampadina e detto
detto, magari ci ragiono un attimo prima di lasciarmi corrodere dalla scimmietta dell'hype. Magari prima di preordinare o 70 o 80 euro di Crimson Desert aspetto un altro po', magari non lo prendo nemmeno al day one. Sarò sincero, se non avessi un canale YouTube non ci avrei nemmeno fatto il pensiero di preordinarlo, proprio perché sono troppo scottato. Ma fa parte di questo mestiere portare dei contenuti che magari personalmente non avremmo mai nemmeno considerato, facendo un servizio nella migliore delle ipotesi, soprattutto quando non c'è di mezzo nessuna marchetta, come nel mio caso che sono povero come la merda. Dunque, cosa avete intenzione di fare? Anche voi cederete come me? Anche voi avete un canale? Se ce l'avete lasciate un commento, attenzione. Organizziamoci per fare delle belle partite live senza accavallarci, che è cosa rara al giorno d'oggi. Oppure, se siete giocatori, come è più consueto, quanto siete interessati a Crimson Desert? Quali sono i vostri dubbi? Parliamone nei commenti. È il motivo per cui sono qui a fare questa chiacchierata con voi. Ciò detto, grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi. Non posso che dire questo è quanto, perché Tiranno Matto out e alla prossima.